Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi farò la recensione e una sorta di unboxing, anche se la confezione era già stata aperta, l'ho richiusa per il piacere di aprirla, della saldatrice ad inverter della Parkside. Il modello è PSPI SG80A2, è la saldatrice ad inverter da 80 A, è uscita a maggio, costava 89 euro alla Lidl. Adesso vediamo come si comporta, anche se io non sono un bravo saldatore perché sto imparando adesso, però quel poco che sono riuscito a fare mi va di condividerlo con voi. Quindi adesso apro la confezione e iniziamo a fare due saldature sul metallo, sperando di riuscirci. Al momento dell'acquisto il prodotto si troverà all'interno di questa scatola appunto di cartone. Fate attenzione quando aprite la confezione perché io ora sapevo di aver messo i cavi di lato, quindi ho potuto passare il taglierino, ma c'è il rischio di tagliare i cavi. Manca qualcosa all'inizio, quando lo acquistate la saldatrice è all'interno della scatola protetta da cellophane e polistirolo. Questo è quello che troveremo all'interno della confezione: la macchina saldatrice ad inverter, una mascherina in plastica che verrà poi assemblata perché inizialmente è piatta, non è anche l'impugnatura, e andrà montata, è semplicissimo. La cavetteria ovviamente, e poi sulla parte alta ci sono riportati dei dati tecnici. C'è questa cinghia comodissima per trasportarla. La macchina è davvero leggera, non so quanto pesi, ma è leggerissima. Vi ricordo che è da 80 A. Siccome io non sono un intenditore di saldatura, non vi posso dire bene a cosa si riferiscano i dati riportati sulla parte alta. Mi limiterò semplicemente a fare un paio di saldature per vedere come si comporta. So già da ora che, non essendo bravo a saldare, perché io ho saldato forse finora un 6-7 volte, non di più. Ho visto i video di Murphy Maker, anzi lo saluto, che è bravissimo a saldare, dal quale ho preso spunto. Ho letto diversi file PDF con alcuni consigli e quel poco che ho appreso adesso lo metterò in pratica e vi dimostrerò come si comporta la saldatrice. Le mie saldature faranno schifo, però capirete da subito già se si attiva l'arco, se la macchina va sotto sforzo, insomma tutto ciò che riguarda la saldatura. Voi saldatori bravi capirete se la macchina si comporta bene oppure no. Leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione, sulla quale possiamo appunto leggere che ha una protezione da sovraccarico con un sensore termico ed una spia di controllo, che ha il cavo per la saldatura lungo 2 metri, che supporta elettrodi con un diametro che va da 1,6 a 2,5, il cavo con il morsetto di morsetto per la massa pure da 2 metri, una custodia in metallo verniciata a polvere con appunto la tracolla regolabile di cui parlavo poco fa, un ventilatore integrato, l'interruttore per l'accensione e che è adatto a tutti gli elettrodi per acciaio inox ghisa e basici. La sua tensione di esercizio va da 10 a 80 ampere con una tensione a vuoto di 68 volt. Il peso è di 3,2 kg, appunto gli elettrici, ripete, gli elettrodi che vanno da 1,6 a 2,5 e poco altro, quindi gli accessori in dotazione, la mascherina di cui parlavo poco fa, eccetera. Detto questo, vediamola da vicino e vediamo appunto la parte frontale con la manopola per la regolazione degli ampere con i LED di cui parlavamo poco fa, e gli attacchi per collegare il morsetto per la massa, che va collegato facendo combaciare questa parte sporgente con questa rientranza. Una volta entrato si ruota fino al suo arresto. Lo stesso con il cavo dove va inserito l'elettrodo, che è di colore rosso, si fa combaciare, si ruota e a questo punto la macchina è pronta.
ovviamente la corrente elettrica va collegata sempre per ultimo, quindi prima si collegano i cavi dei morsetti e del saldatore, ci si assicura che siano posizionati in maniera corretta, dopodiché si può collegare la corrente elettrica. La parte posteriore ha un tasto per l'accensione on e off. Questo è tutto ciò che riguarda la parte estetica e funzionale della macchina. Adesso possiamo davvero fare due saldature e vedere come va. Allora, adesso mi occuperò di saldare questi due pezzi di ferro zincato. Ho creato una sorta di incavo sulla parte centrale e proverò a fare questa saldatura come meglio posso. La macchina per adesso è impostata a 60 ampere e sto utilizzando degli elettrodi da 2 mm della Tailwind. Questa è la saldatura che sono riuscito a fare, non prendetemi in giro, ma non riesco a fare di meglio. Questo è quello che io con questa macchina sono riuscito a realizzare. Fa schifo, è tutta storta, ma è quello di cui io sono capace. Adesso provo a saldare la parte posteriore e questa volta metterò il vetrino davanti all'obiettivo per vedere la saldatura correttamente. Sperando che questa volta con questo vetrino oscurato si veda bene, procedo alla saldatura e vediamo come va. Questo è il pezzo appena saldato. E questa è la saldatura, questa è quella sulla parte posteriore. Adesso proverò a fare altre saldature e vedremo se va meglio, sempre in base a come so saldare io. Proverò, scusate, a saldare adesso
questi due pezzi di tubolare, vediamo, è da 2 mm, vediamo se li salda bene. Salderò questi due tubolari fra di loro. Sono così scarso che ho fatto bucare i pezzi. Adesso eseguirò delle saldature, anzi dei cordoni di saldature su questo metallo molto più robusto e vediamo con l'elettrodo della Parkside se va meglio. Proviamo a saldare un pezzo di metallo. Sembra si sia saldato. Ovviamente io non sono capace di ottenere delle buone saldature, ma è riuscito comunque a unire i due pezzi. Farò quest'ultima prova di saldatura su questi pezzi di ferro zincato. Farò una parte con il vetrino, una parte senza vetrino per vedere appunto il movimento che faccio. Dopo aver fatto
fatto questa prima parte, metto appunto il vetro davanti all'obiettivo e procedo. Ok, ragazzi, scusatemi, non sono bravo per niente a saldare e si vede. Questo è quello che sono riuscito a ottenere. Ma la recensione non è su come Riccardo sa saldare, ma è semplicemente su come la saldatrice ad inverter della Parkside crea i cordoni di saldatura. Questi li ho realizzati io tutti durante questa recensione, alcuni li ho inquadrate ed altre no, perché ho fatto pessimamente alcuni lavori, addirittura qua si era staccata la saldatura che avevo appena realizzato, quindi adesso con voi la ripeterò. Vi ricordo sempre di indossare i guanti protettivi. Aumento lo zoom e metto il vetrino. Okay, scusate che devo mettere a fuoco perfettamente. Ok, metto il vetrino e continuo con la saldatura. Ok, non ho completato il metallo da saldare, pure perché mi sto accorgendo adesso di essere andato fuori dell'inquadratura. Elimino la storia. Certo, vedendo fare a Macchine Maker le saldature e poi guardando le mie mi viene voglia di vendere tutto, però ho iniziato da pochissimo, veramente sarà, non lo so, non le ho contate, ma non arrivo neanche a 10 saldature, quindi spero di migliorare a presto. Ho fatto un manicomio di buchi sul metallo sottile, ho fatto saldature su pezzi più grossi, queste realizzate tutte questa sera per questa recensione. Ho saldato dei tubolari da 2 mm in ferro, ho fatto tutti questi buchi però sto cercando di imparare a fare dei buoni cordoni. Ho fatto qua dei cordoni di saldatura, c'è ancora la scoria, ma si vede che queste sono carenze dovute alla mia scarsa capacità di saldare. La macchina sembra, dal mio punto di vista da poco competente, sembra funzionare bene.
Questa è la scoria della saldatura e basta ragazzi, io più di questo per ora non so fare. Più avanti, dopo esservi esercitato un poco, cercherò di fare delle saldature più decenti e delle recensioni più approfondite su questo prodotto. Spengo la macchina e ci vediamo per i saluti. Bene ragazzi, oggi forse mi sono spinto un po' oltre le mie capacità. Ho provato a saldare del metallo, quello che avete visto durante la recensione. Non è il massimo, si è saldato, sono dei pezzi che stanno rimanendo ovviamente uniti fra loro, però non è così che si fanno le saldature. La macchina, come avete visto, ha lavorato comunque correttamente, non si è impuntata quasi mai. Dal mio punto di vista, da poco pratico, poco competente, si è comunque comportata bene. Ho utilizzato la maschera automatica per saldare sempre della Parkside, anche su questa farò poi una recensione sul funzionamento e sulle caratteristiche generali. Ovviamente io, essendo poco pratico, ho fatto anche dei fori sul metallo, ridevo da solo mentre facevo le saldature, ma mi sono divertito perché ancora sono in fase di apprendimento. Chissà quando imparerò bene e a quel punto farò appunto una nuova recensione con opinioni mie personali che adesso non mi sento di esprimere, ma lascio a voi questo compito. Voi vedendo questo video vedete come si è comportata la macchina e da lì capirete se è valida oppure no. Io mi sono limitato solamente a metterla in funzione e a provare ad attivare l'arco della saldatura. Ciao di nuovo ragazzi, vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace a questo video se il video vi è piaciuto e ci vediamo per i prossimi video. Ciao di nuovo.